L'Ucraina, di fatto già nella NATO, vuole ora entrarvi ufficialmente. Il Parlamento di Kiev l'8 giugno ha votato a maggioranza, 276 contro 25, un emendamento legislativo che rende prioritario tale obiettivo. La sua ammissione nella NATO non sarebbe solo un atto formale. La Russia viene accusata dalla NATO di aver annesso illegalmente la Crimea e di condurre azioni militari contro l'Ucraina. Di conseguenza, se l'Ucraina entrasse ufficialmente nella NATO, gli altri 29 membri dell'alleanza, in base all'articolo 5, dovrebbero assistere la parte attaccata intraprendendo l'azione giudicata necessaria, compreso l'uso della forza armata. In altre parole, dovrebbero andare in guerra contro la Russia. Il merito di aver introdotto nella legislazione ucraina l'obiettivo di entrare nella NATO va al presidente del Parlamento Andriy Parubi, cofondatore nel 1991 del Partito Nazionalsociale Ucraino, sul modello del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler. Capo delle formazioni paramilitari neonaziste usate nel 2014 nel putsch di Piazza Maidan, sotto regia USA-NATO, e nel massacro di Odessa. Capo del Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale che, con il battaglione Azov ed altre unità neonaziste, attacca i civili ucraini di nazionalità russa nella parte orientale del paese ed effettua con apposite squadracce feroci pestaggi di militanti del Partito Comunista, devastando le sue sedi e facendo roghi di libri in perfetto stile nazista, mentre lo stesso Partito Comunista sta per essere messo ufficialmente fuori legge. Questo è Andriy Parubi, che in veste di presidente del Parlamento ucraino, carica conferitagli per i suoi meriti democratici nell'aprile 2016, è stato ricevuto il 5 giugno a Montecitorio dalla Presidente della Camera Laura Boldrini. L'Italia, ha sottolineato la Presidente Boldrini, ha sempre condannato l'azione illegale avvenuta ai danni di una parte del territorio ucraino. Ha così avallato la versione NATO secondo cui sarebbe stata la Russia ad annettersi illegalmente la Crimea, ignorando il fatto che la scelta dei russi di Crimea di staccarsi dall'Ucraina e rientrare nella Russia è stata presa per impedire di essere attaccati, come i russi del Donbass, dai battaglioni neonazisti e le altre forze di Kiev. Il cordiale colloquio si è concluso con la firma di un memorandum d'intesa che, dice il testo, rafforza ulteriormente la cooperazione parlamentare tra le due assemblee sia sul piano politico che su quello amministrativo. Si rafforza così la cooperazione tra la Repubblica Italiana, nata dalla resistenza contro il nazifascismo, e un regime che ha creato in Ucraina una situazione analoga a quella che portò all'avvento del fascismo negli anni 20 e del nazismo negli anni 30. Il battaglione Azov, la cui impronta nazista è rappresentata dall'emblema ricalcato da quello delle SS Das Reich, è stato incorporato nella Guardia Nazionale, trasformato in unità militare regolare e promosso
allo status di reggimento operazioni speciali. È stato quindi dotato di mezzi corazzati e pezzi d'artiglieria. Con altre formazioni neonaziste, trasformate in unità regolari, viene addestrato da istruttori USA della 173esima divisione aviotrasportata, trasferiti da Vicenza in Ucraina, affiancati da altri della NATO. L'Ucraina di Kiev è così divenuta il vivaio del rinascente nazismo nel cuore dell'Europa. A Kiev confluiscono neonazisti da tutta Europa, Italia compresa. Dopo essere stati addestrati, messi alla prova in azioni militari contro i russi di Ucraina nel Donbass, vengono fatti rientrare nei loro paesi. Ormai la NATO deve ringiovanire i ranghi di Gladio.